Bene, 14 ottobre 2025, 11° appuntamento con AUG Italia. Prima di cominciare, permettetemi una piccola parentesi personale, così diamo l'annuncio ufficiale anche sul canale. Sono estremamente lieto di annunciare che dal 1° ottobre sono stato insignito del Microsoft Most Valuable Professional Award. Ne abbiamo già parlato tante volte, è quel riconoscimento con cui ogni anno la Microsoft premia chi si è particolarmente distinto in una specifica area tecnica e nel mio caso ovviamente Microsoft Access. Entro quindi a far parte, unico italiano in questo momento, di questo ristretto gruppo, siamo 21 in tutto il mondo, e devo dire un traguardo cui fino a pochi anni fa non avrei mai pensato di arrivare. L'ho già fatto tante volte in varie occasioni, ma vorrei ancora una volta ringraziare Colin Riddington, anche lui MVP e chairman di AOG Europa, per avermi nominato, perché come forse già sapete si può accedere all'MVP solo se nominati da un dipendente Microsoft o da un altro MVP. Dubito fortemente che verrò riconfermato l'anno prossimo, ma almeno per quest'anno me la godo. Devo però ringraziare anche voi di questo canale, di questo gruppo, perché gestire questo gruppo ha certamente giocato un certo ruolo in questa nomina. Non so quanto determinante o quanto marginale, ma certamente ha giocato un ruolo. E questo non sarebbe stato possibile senza di voi e la vostra partecipazione. Quindi grazie a tutti voi. Bando alle ciance, veniamo alle cose e alle persone veramente importanti. Oggi abbiamo con noi per la prima volta un ospite internazionale, si tratta di Juan José Aleisos Luna, detto Juanco perché è molto più facile. Grazie per essere qui con noi. Juanco è anche lui, posso dirlo, MVP da alcuni anni, è chairman di AOG Spagna, istruttore per LinkedIn Learning, organizzatore di eventi e tante altre cose. Qui in copertina vedete i link che puntano al suo sito, al suo canale YouTube, eccetera. Quindi è un personaggio rilevante nella comunità Access mondiale ed è, devo dire, un onore averlo qui con noi. Juanco, cedo a te schermo e microfono, comincia quando vuoi. Prima, grazie, ma non schermate il microfono perché ho bisogno di che parlate tanto con me e che mi aiutate con la mia fantastica lingua. Io parlo italiano e attualmente Italiano. risiedo all'Austria e andiamo a provare a fare un po' quello che si può, però più che quello che devo dire io, importante è che cosa dovete dire voi su questo che vado a mostrare oggi. Se parlo molto veloce, mi fermate e non ripeto, no, e ripetiamo e parliamo, facciamo per capire. Va bene. Mi piace Quindi, tanto che qui- partecipano tutti, per favore. bene, quindi aprite i microfoni, siete tutti invitati a partecipare. Grazie mille. Bene, ehm, che cosa andiamo a parlare oggi? Ehm, Quando io ho cominciato io ho cominciato a lavorare con Access desde quando era un bimbo, 1993, 94, per fare qualcun applicativo per i miei genitori e qualcuna cosa di scuola dove lavorava, sempre stato vincolato all'insegnanza, lavorava in un asilo, e dopo una scuola primaria e anche, he provato sempre a fare cose, però, non è stato fino al 2014, quando ho conosciuto al gruppo dell'Access di Spagna, che ho cominciato a imparare BBA. Per me era difficile questo inizio, non sapeva come cominciare e tutto che aveva era anche con macros in Access. E questa è stato sempre la mia guerra de compartire con gli altri, aiutare gli altri a imparare quello che io ho imparato con l'aiuto di altri del BBA. Alla fine mi sono innamorato di BBA, perché per me è uno degli sistema di programmazione più semplici per cominciare a programmare, ma dopo c'è una difficoltà immensa e c'è un livello fantastico. Oggi per la mia situazione personale, che sono istruttore anche di intelligenza artificiale, in LinkedIn, che faccio corsi di Visual Studio Code, questo, cominciato a
applicare tutto quello che io facevo da solo, ma anche con l'aiuto della IA. Oggi siamo qua per parlare un po' di questo, vedere che pensate e mostrare la mia visione di come lavoro io per aiutarmi della intelligenza artificiale e per programmare. Non solo per programmare, anche un invito per quelli che ancora non hanno cominciato. Adesso è il momento proprio buono per cominciare a imparare, perché con l'aiuto dell'intelligenza artificiale è molto, un gran aiuto. La intelligenza artificiale non va a togliere il nostro lavoro, è un aiuto. Io dico che l'intelligenza artificiale, io ce l'ho 8 figli e 4 sono in pubertà, sono nell'adolescenza. Io dico che l'intelligenza artificiale è un bimbo nella povertà. Tu pensi che fai tante cose, alla fine faccio quello che vogliono? Tu le dici qualcosa, fai questo, e dice, sì, l'ho fatto. Non è vero, ma non è vero, hai ragione, non è vero. Fa una volta lo stesso e deve stare su lui, tra di lui, per fare le cose. Da solo non fa niente. Ma dopo va avanti. Insieme con te è fantastico, però non lo puoi lasciare da solo, no? Lo stesso per me è l'intelligenza artificiale. Fantastica, ma se non sai, non serve tanto. Però per imparare è fantastica. C'è una questione etica di come utilizzare tutto questo che non andiamo a parlare adesso. Bene, andiamo a lavorare con Visual Studio Code. Perché? Perché Visual Studio Code in su versione gratuita ce l'ha una estensione, un complemento che c'è la compilazione in modo agente. Sono diversi modelli, ma un modello che è molto avanzato per la programmazione è il modello Cloud. Sapete che i modelli sono diverse forme di arrivare a lavorare con l'intelligenza artificiale. Bene, io lavoro sempre con il modello Cloud, il Cloud. Penso che è il più avanzato in questo momento e infatti Copilot in Microsoft ha preso adesso il cloud come modello proprio interno, uno dei modelli che utilizza. Sono diversi modelli gratuiti, di pagamento. Che fa questo? Tu puoi cominciare a parlare con lui e le puoi dire che cosa vuoi. Però è importantissimo per lavorare con l'intelligenza artificiale dargli un contesto. Se non sa di che cosa parliamo, non fa niente. Bene. Per questo è la prima cosa importante. Per fare questo ho fatto un piccolo modulo. Quello che fa, vado a aprire il documento. E fa un'esportazione di tutto il sistema che ha un'applicazione di Access e anche la documentazione, i documenti che ho bisogno per dare il contesto. Prima cosa che vado a fare è copiare e installare queste modulo in un'applicazione di Access per fare l'esportazione. Andiamo a lavorare con un esempio. C'era un'applicazione che questa per fare introdurre le ore e abbiamo fatto una installazione nuova. Abbiamo fatto un calendario per introdurre le ore, però succede che lo apro e comincia 1, 2, 3, 4, va molto piano. Prima andava bene e non sappiamo che cosa è successo. Il problema è questo di qua. Io faccio le mie ore di lavoro pure, comincia, va piano, 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 piano. E non sappiamo che cosa succede. Io so che cosa succede, però pensiamo che non lo sappiamo. Cosa faccio? Andiamo a chiudere questo e prima cosa è aprire il Visual Studio, Visual Code, scusatemi, l'editore dei Visual. Andiamo a importare questo modulo che abbiamo, che si chiama importare l'archivo. Questo archivo vado a compilare per vedere che va tutto benissimo, molto bene. E adesso le vado a dire, in questo export tutto semplice, questo dopo te lo posso compartire con voi. Copiamo, peghiamo e comincia a lavorare. Dopo un po' abbiamo una cartella con tutto. Bene. Così già non ho bisogno più di aprire questo.
perché abbiamo qua questa cartella con tutta la struttura dell'access. Prima cosa che facciamo è dirgli, bene, su questa struttura, questo gruppo di lavoro, questa si chiama in spagnolo área de trabajo, área de lavoro, penso che in italiano, andiamo a aprire una cartella all'area del lavoro. Questa, eccolo. Sì, confio. E vedete come adesso a sinistra abbiamo tutta questa struttura. Bene. Ma io ce l'ho un documento che è il resumen dell'applicazione, che ce l'ha tutta la struttura. Bene. Guardate che quando io apro un documento, a destra si apre pure, vedete che come sta abilitato il contesto di questo documento. Se io apro questo, c'è aquí il contesto, lo vedete? Bene, vado ad aprire questo e le dico, vado a parlare un po' in spagnolo, ma le voglio chiedere che le risposte le fa sempre in italiano. Importante aprire il modo agente. Has de chiedere aiuto, di chiedere comande. Il modo agente tu hai permesso, anche con tante opzioni installate dentro, perché lui può fare da solo le cose. Attivo e comincia a pensare. Guardate che io non le ho detto niente di che va il progetto, solo le ho dato il contesto, avete visto, no? Bene, mi parla in italiano, molto meglio, perfetto, ho letto e compreso il contesto del progetto, ecco cosa ho capito. Mi dice che il programma si chiama Stundengraz, c'è 40 tabelle, 102 query. Bene. La tipologia di applicazione, un sistema gestionale per gestione di ore e tempo. Come ho fatto io l'esportazione? Las tablas, i dati, sono solamente con la struttura sia locale o sia qualcuna di origine, dove sta l'origine dei dati. Le consulte, le query, è fatto tan solo una copia del SQL. Scusa, se le tabelle sono collegate su SQL Server? Nessun problema, perché in questo momento io ce l'ho un vincolo, sono vincolate. Se sono vincolate, per loro sono come una tabella locale, lo può leggere, e se non lo può leggere, in qualcun posto dell'applicazione tu hai fatto un SQL dove fai la comanda, no? Comunque alla fine arriva al posto. Bene, anche c'è la lista di tutte le consulte. Questo è importante, i formulari ce l'ho le due cose, ce l'ho il formato in testo e l'esportazione a testo e il codice. Prima cosa dico, bene, tu ce l'hai un posto, adesso qua ce l'hai tutte le informazioni, non apri l'access, solo puoi lavorare con questo. Però abbiamo la possibilità con questa estensione SQL Server di connettare direttamente su un SQL Server e di fare le domande con linguaggio naturale per lavorare con l'SQL Server. E lui ti fa l'SQL, ti fa l'analisi, fa tutto. Però non è il motivo di oggi, che è più centrato in Access. Ok. Bene? Prima cosa, mi dice che ha capito tutto. Bene? Vado a dirgli, mi puoi fare un'analisi per trovare qualcun problema? Non ho detto ancora che c'era un problema con un posto concreto, le ho detto solo parlando in generico. Vedete che se parlo in generico mi va a rispondere forse non molto bene, le devo aiutare tante volte. Però vedete come adesso fa a fare una cosa molto interessante. Io le ho dato solo un documento e lui comincia a leggere uno, un altro, un altro, un altro.
Come io le ho dato il contesto e le faccio la possibilità di che può andare da un posto all'altro, lui comincia a cercare, a aprire, leggere, chiudere, aprire, leggere, chiudere. E guardate come non fa solamente una cosa, una risposta, sino che comincia, questa è la funzione lo che si chiama agenti, comincia a fare un lavoro dopo l'altro, uno dopo l'altro, fino a che arriva alla sua conclusione. Lavora pure con il PowerShell, con tante cose, con l'immagine, dopo vedete forse qualcosa, tarda un po' ancora, dobbiamo avere pazienza, ogni modello tarda più, tarda di meno. Guardate, Ok. ha creato un documento, analisi performance refactoring. Ho completato l'analisi, bene, analisi completata, e mi dice, guarda, ho trovato un uso eccessivo di VLOOKUP, DMAX e DCount. Ho trovato le connessioni database, ma ancora, bueno, mi dice tante cose. E ha fatto anche un documento che si chiama Analisi Performance Refactoring. Io posso vedere cosa ha scritto, posso guardare, mantenere il testo, dire che no. Bene, lascio questo e vado a leggere questo documento nuovo che abbiamo per qua. Ah, qua ce l'abbiamo. Vedete come comincia a dire cosa pensa lui che ha trovato. Non sempre è vero, però per me è un aiuto per cominciare a trovare cose che mi possono aiutare a risolvere. Guarda, ho trovato la funzione connessione SQL, verifica stato ogni volta, però mi dice tutti i dati inutilmente. Bene, è un aiuto. E andiamo così per tutto il documento. Questo è un fallo vero, dell'OCAP, Tmax, questo no va. Senti, mira, per questo documento, Rechnung Cop, e la linea, queste linee, tu fai Tmax, oppure fai questo. E lui mi dice, io ti faccio la soluzione di fare questo di un'altra modo diversa. Bene. Vado a fare una piccola pausa in questo perché ricordate il documento prima com'era, no? Questo è il documento, vado a aprirlo, vado a fare la prima prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bene. E adesso 1, 2, guarda a destra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non viabile. Bene. Dopo di fare il lavoro con questo, andate a vedere come funziona adesso. Vado via. 1, 2, 3, 4, aperto. 1, aperto. Ha trovato alla fine come un problema di che la consulta era una consulta che faceva a ogni giorno. Guarda, facciamo una cosa, facciamo una unica SQL, la guardiamo in una biblioteca, in un dizionario e dopo con questo già puoi imparare tutto insieme, ma solo facciamo una comanda e non 43. Avete visto come l'impatto è molto significativo, no? Come abbiamo fatto questo? Abbiamo cominciato a chiedere comande, a chiedere cose. Andiamo a fare una prova di dirgli, perché lo faccio un po' più piccolino per poter leggere un po' questo. E le vado a dire, il formulario io so, quella che funziona male è il formulario, vado a cercarlo qua. Vado ad aprire questo documento, lo lascio e anche quest'altro. Y le digo, este formulario se abre muy lento. Creo que algo pasa con el calendario. Puedes ver su estructura. Ti ricordo che non siamo su il Access, solo con l'esportazione.
analizza, va cercando. Guardate che io ho fatto male questo, le ho dato il contesto, trovate il problema critico, questo è gravissimo per le performance, quiero il documento di mi dice adesso che farà. Io non ho aperto el delle strutture, solamente il codice. Lui può pure aprirlo da solo, però andiamo a vedere che mi dici. Tutto questo è per dire, così come non lisciamo le cose e lui cerca, anche possiamo utilizzarlo per imparare. Possiamo dire, mi puoi spiegare questi codici? O abbiamo questa SQL che è complessa. Aiutami a refactorizzarla. Lo andiamo a fare dopo perché è un esempio molto buono. Io non ho capito solo una cosa. Ha Dimmi. esportato il codice, questo mi è chiaro. Sì, Il formato in cui esporta le form, le maschere, sì, è un binario? Che dato è? buona domanda. Questo è il formato proprio che fa quando puoi esportare, tu puoi esportare il formulari e il informi a testo e lui lo fa così. Comincia qua, dopo fa questo che è binario e dopo fa anche più cose, proprietà, è una cosa, una mescolanza strana. Eppure alla fine, guardate che è molto lungo, alla fine ce l'ha anche insieme il testo, il codice. Mm? Quando lavorate con controllo di versioni, lo fa così, tu lo apri e questo è un TXT, è un testo puro che si può leggere. Che vuol dire questo? Non lo so, non te posso dire. Alcune parti sì, come la posizione dove si fa qualcun posto, il colore di qualcun documento, di qualcun controllo, questo si può. Anche qua abbiamo cose come il gruppo di tabelle, sono cose che sì che si possono leggere e questo lo puoi editare, tu lo puoi dopo importare un'altra volta e lo leggi perfettamente, lo capisci. Hai risposto un po' alla domanda o no? Sì, sì, è chiaro, è chiaro. L'abbiamo visto forse anche in un altro evento sempre di AUG con i report, se non ricordo male. Se ho ben capito, quindi noi esportiamo tutto e poi riimportiamo il modulo o il documento o il form in TXT all'interno della nostra applicazione. Questo è il passaggio, giusto? Eccolo. Bene, guardate la soluzione. Mi dice che ha trovato l'analisi specifica del calendario con codice, lavora con una sola query invece di 30, più di 31. In realtà sono 43 quello che fa. E così comincia a dirmi come fare, mi dice che ha fatto cose, mantenere il cambio, sì, fai. Lui comincia a lavorare e io trovo qua anche le cose che lui ha cambiato. Vediamo dove sta. Ah, bene, que me está esperando una respuesta. Le digo, vale, puedes editar el código para mejorar los resultados. E adesso comincia. Questa è la funzione di agenti, che prima fa prima una cosa, dopo un'altra, dopo un'altra. E comincia a lavorare. Noi abbiamo questo, quando finisce prendiamo queste cose, possiamo copiare e lavorare senza nessun problema. Tante volte fa fallimenti, dice cose che non sono veri. In questo senso è importante che noi revisiamo e che noi guardiamo che questo funziona bene o no. Se tu non sai programmare, questo aiuta molto poco, perché arriva un momento che comincia a allucinare, si dice allucinare in italiano, allucinare, a inventare le cose e non va avanti. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non pensa, ti dà sempre la risposta con più probabilità, la di probabilità più alta. Se la probabilità di una risposta è un 3%, tu revi la risposta con un 3% di probabilità. E per lei è vero. E se tu faccio un cammino, hai stato un pezzettino parlando con lei e già hai sbloccato questo cammino, questo pensiero, ti farà sempre una risposta sbagliata perché la più probabile non è vera, però arriva sempre la più probabile. Quando questo succede, deve chiudere il chat e cominciare di nuovo per cercare una buona risposta.
Guardate come qua mi dice, guarda, ho fatto questo, il modulo ottimizzato. Vediamo. Vado a mantenerlo. Modulo non ottimizzato e ti dice tutto quello che ha fatto. Andiamo a fare un altro esempio di come possiamo lavorare con questo, che non solo utilizzarlo per refattorizzare, sino pure per capire. Prima avete parlato a qualcuno di qualcuna di SQL, no? Andiamo a cercare un SQL per qua. Te lavora. E qua cerco una che sia difficile, vediamo. Bene. Qua abbiamo una che guardate come ce l'ha select dentro a student, che è un'altra comando, un'altra consulta, ossia ha consulte anidate. Anche lavora con queste formulari. Bene. Le vado a dire, questa che abbiamo qua, le posso dire, ¿puedes refactorizar esta SQL? No quiero consultas anidadas. Bene. E ho aperto il documento, c'era il contesto. Cioè gli stai chiedendo di disannidare le query, cioè usare una query non annidata fondamentalmente. Sì, io ce l'ho questo, ma ho bisogno di una diversa, perché questa non mi sembra bene, non funziona bene. Bene. Comincia e lui deve cercare dove si trovano le altri query interni. Sta lavorando. Questa comincia, gli dice qualcosa. Eccolo qua. In rosso si vede come era prima, dopo come è fuori. Abbiamo parametri. Questa consulta lavora su SQL Server. Es una consulta, se llama de consulta de paso a través. Una query pass-through. Una pass-through, eccolo. Lui già mi ha fatto una proposta. E con questa proposta posso vedere se funziona o no. Mi dice anche che posso fare qualcuna cosa diversa, come lavorare con parametri invece di forms. O possiamo fare alguna cosa anche più diversa. Vado a aprire una SQL, questa per esempio, e le possiamo dire questa è la consulta, escribe esta query para ejecutarla desde SQL, desde VBA, perdón. E lui farà il codice per convertire questa consulta, questa query a VBA. O possiamo dirle, mi puoi fare il passo di questo per favore a SQL Server o MySQL, o questa query come si fa in un altro linguaggio. Sta lavorando un po' più. E quello che più mi piace a me, quando finisce questo, facciamo il terzo esempio, e dirgli e anche pure imparare. Ho bisogno di qualcuno che mi dice, aspettiamo che risponde, bene, lo faccio in DAO, fa tutto completo, aspettiamo che finisce. Guardate che è estenso quello che risponde. Gli ha fatto questa SQL, dove sta qua? Con il formato che conoscete, SQL, e la linea bassa per andare avanti dentro di un modulo con trattamento di errore, apri il record set per chiudere con cleanup tutto. Le possiamo dire pure che mi spieghi questo. Per esempio, questo pezzettino. Non ho capito questa parte del codice. Vado a copiarlo.
lo pego. ¿O me puedes explicar esto en italiano? Ancora stava lavorando prima. Scusate, vado per... Aquí. Bene, ti spiego questa versione del codigo. Un resumen es, questa istruzione di CFA di ignorare il query, if notice nothing rest close, si verifica se la variabile recorsiva sta iniziata assegnata, nothing questa, e te comincia a fare l'esplicazione che hai bisogno. Se tu le dici questo, dopo mi fai 4-5 proposte per imparare di più questo, lo fa. Che mi dice qualcuna cosa che sempre ha voluto imparare? Per esempio, come si dice las clases in italiano? Classe, le classi. Bene, vado a chiudere tutto e le vado a dire, però questa volta lo voglio aprire in grande. Grazie. Questo lo chiudo. Questo lo chiudo. Facciamo un po' più grande. Explícame en italiano cómo funcionan las clases de VBA en Access. Fuese un bimbo de 10 años. Vediamo. Vedete che tutto questo intorno è molto complesso, si possono fare più cose, però funziona praticamente sempre lo stesso. E è gratuito. Sono in modo agente ancora, per questo va a creare documenti. E il motore ha preso il GPT-5 mini, è un altro diverso. Bene. Sta facendo documenti perché, come detto, sta in modo agente e dopo lo possiamo copiare, pegare o compartire con qualcuno. E mentre va avanti, mi piacerebbe sentire la vostra opinione, che pensate, cosa non ci piace. No, è sicuramente molto, molto interessante, è un utilizzo creativo, tutto sommato, dell'intelligenza artificiale. Io ho sempre le mie riserve sull'intelligenza artificiale, magari le accenno più tardi. Però questo credo che sia sicuramente un impiego molto interessante e molto utile, specialmente se vuoi imparare qualcosa in più, perché il fatto di avere qualcuno che ti può spiegare passo passo la singola istruzione è certamente un vantaggio da non sottovalutare. Guardate che non rimane qua. Mhm. Apri Access, premi Alt F11 per aprire l'editore, vai su inserisci insert, class module, modulo di classe, nella finestra proprietà, cambia il nome della classe a esempio persona, esempio, e qua fa un primo esempio per copiare e pegare. Con questo puoi cominciare a lavorare, puoi imparare, fai i tuoi piccoli Sì. progetti con l'esplicazione. È un aiuto fantastico. Può succedere che tu non trovi le cose. Apro questo, così, e gli dico, eccolo. Hai fatto qualcosa? Vediamo. Eccolo. Io posso pegare il documento, non trovo la opzione indicata. Lui deve leggere il documento, la immagine e dirmi, si trova qua. Non fa qualcosa, sino che mi dice prima come trova l'opzione per inserire un modulo di classe nell'editore VBA con le soluzioni più comode. Comincia. E qua è un'esplicazione più semplice di come trovare quello che le diciamo. Avete visto che abbiamo interattuato con
immagine, pure contesto, scrivendo o dándole contesto. Vedete questo, aggregar contesto che chiede sempre per poter lavorare. Questa serve un po' l'esplicazione di come cominciare a lavorare insieme con Access e con codice e con intelligenza artificiale. Lasciamo tempo per le domande, per dubbi, per opinioni, esperienze personali. Juanco, è stata una presentazione certamente diversa dal solito, che ci ha fornito, secondo me, diversi spunti interessanti. Hai trattato argomenti di cui normalmente non si parla molto, ma che secondo me a questo punto sono molto importanti. L'intelligenza artificiale ormai è tra noi, non possiamo più ignorarla. E come ho detto prima, penso che questo sia un modo molto creativo di usarla, perché si può imparare, si può ottimizzare il codice, questa è una cosa importantissima. Come hai detto tu, a volte sbaglia e se non sai programmare rischi il fallimento, un doloroso fallimento, perché non Sì. sai poi dove andare a mettere le mani. Io ho sempre detto sull'intelligenza artificiale, nella programmazione io ho molti dubbi, molte riserve, anche Mhm. perché è stato dimostrato, anch'io ho fatto, che può tranquillamente mentire, cioè non sbagliare, ma mentire, che è Mhm. diverso, e quindi bisogna stare molto attenti. Però questa presentazione mi è piaciuta molto e penso che proverò anch'io nel prossimo futuro a usare Visual Studio per analizzare e ottimizzare qualche cosa. È certamente una Un strada uso, interessante. Scusa? un uso molto, molto interessante può essere, per esempio, per i commentari, per scrivere i commentari sul tuo codice. Tu non fai niente, Ecco, ma quello che non sì, facciamo nessuno. Puoi documentare bene il mio codice, titolo, l'autore, la data, spiegazioni esatto. corrette, questo va benissimo. Certo, certo. Beh, certo, ponendo le domande giuste, credo ci sia un risparmio di tempo spaventoso usando questa cosa. Sempre ovviamente, come dicevano i latini, cum grano salis, cioè con un pizzico di sale, perché bisogna stare attenti a quello che ci viene risposto, perché potrebbe essere una enorme castroneria oppure una cosa molto intelligente. L'ho trovata molto interessante. Ci sono domande? Ci sono osservazioni? Commenti? Ma anch'io sono, diciamo, particolarmente colpito da questa modalità. Effettivamente è uno strumento che può essere utile per farsi aiutare a scrivere un codice ottimizzato. E mi è piaciuto Sì. quello che ho fatto, perché si è fatto Gua- dire posso Guarda, ottimizzare, diciamo, anche le query. Forse mi sono perso qualche passaggio, ma a un certo punto ho visto che nel codice praticamente l'intelligenza artificiale metteva dei commenti e diceva ciclo infernale. Mi è piaciuta anche l'espressione. Cioè, non è ciclo sbagliato, ciclo infernale. Cioè, ha dato, diciamo, una emotività che, insomma, non guasta quando uno programma con divertimento. Quindi, complimenti, diciamo. un po' inquietante venendo da una Sì, in macchina. effetti. Ciclo infernale. Sì. Beh, sì, Alla ormai. fine alla fine della trasformazione addirittura aveva scritto adesso l'applicazione sarà completamente trasformata, come dire, adesso sì che è diventata Sì, sì, un'applicazione. sì. Ecco, No, no quella schifezza che hai fatto tu, umana. Esatto, esatto. Cioè, sì, sì, sì. Fa cose del genere come: "Guarda, ho trovato che c'è un problema gravissimo con quelli del suoi formulari. Facciamo così, butta i dati di origine del form". E come funziona adesso questa vinculazione? Hai ragione, questo non funziona. Lasciami che vada avanti. Ma andiamo a guadagnare una ventaggia di 60 secondi. Come è possibile se solo tardo 2 secondi? Mi spiega, cioè, devi prendere quello come dico, sì, Con le si molle. vende benissimo. Capisci questo è fantastico, no, il problema è chiedere che questo è parola di Dio, che fa fantastico, che non deve fare niente. No, non è così. A me mi piace un sacco perché io ho imparato per imparare cose, dico: "Guarda, questo mi funziona, bene", come un record set. Però che dici di quello che ho fatto io? E ho cominciato a fare cose e dico: "Ah, cacchio, questo non pensavo io che era buono, aspetta che questa è una buona idea". E ho cominciato a refactorizzare il mio codice con cose che già mi hanno piaciuto. O penso che oggi qua il gruppo è Jesús, di Spagna, che lui lavora con formulari desconectati.
E guarda, questo è il mio modulo, io lavoro così, prende questo come modello e questo me lo applichi a tutte le mie applicazioni. E prende il senso di come lavori tu, non come lui dici. Se tu fai questo in questo senso, se le sai come dire le cose, è un aiuto fantastico. Se le lasci da solo, bene, domani puoi andare a cercare lavoro in un altro posto perché ti hanno buttato via la firma. È vero. Quando hai detto parola di Dio, mi sembravi Papa Francesco. Hai la Eh, stessa voce. non lo Un po' di sapete, io nostalgia. sono missionero, sono qua in Austria perché sono missionero della Chiesa Ecco, Cattolica giusto. e per questo sì, parola di Dio e lo capisco perfettamente in italiano, lo sento tante volte del Papa Francesco. Invece sarebbe interessante, a mio avviso, davvero, visto che avete parlato male dell'editor di Access, capire che potenzialità potrebbe avere nativamente usare Visual Studio Code per poter applicare davvero modifiche corpose al codice, scorrendo, passando rapidamente da modulo all'altro, fare sostituzioni, ricerche. L'IntelliSense non so come funziona, probabilmente sì, funzionerà anche bene Beh, per sì, quello. sì, beh, è un editor molto più avanzato. Bisogna farci un po' l'abitudine, ovviamente, che se sei abituato all'editor di Access. Bene, devo dire che questa è la sessione tra tutte quante che ha avuto più partecipanti. E se non ci sono altri interventi, qualcuno vuole dire qualche altra cosa? Altre domande? Approfittare che Quanco è qui. Nulla, va bene. Ok. Quanco, che dire? Grazie ancora, grazie di essere intervenuto. Contrariamente alle previsioni, è un incontro anche il mese prossimo, sorpresa. L'ottimo Matteo Porroni, e a questo punto devo dire il coraggioso Matteo, ha deciso di gettare il cuore al di là dell'ostacolo e buttarsi Sì, nella sua esatto. prima presentazione pubblica. Quindi Matteo ci parlerà di classi, di XML, di elettroniche, ma lascio a lui la parola per darci qualche dettaglio in più. Matteo, a te il Sì, microfono. grazie Alessandro. Sì, sarà una presentazione molto più scarna di quella di oggi, che è stata stupenda. Diciamo, parleremo di un'applicazione che ho sviluppato per realizzare i file XML di fattura elettronica che sono obbligatori in Italia dal 2019. E niente, questo siccome ho utilizzato diciamo un po' intensamente le classi,